Minasan konnichiwa e benvenuti al primo episodio di Stardom Weekly, una nuova rubrica che mira a raccogliere ciò che succede negli show del weekend targato Stardom. Per supportare questa nuova iniziativa vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di iscrivervi al canale attivando ovviamente anche la campanella per restare sempre aggiornati con le uscite dei prossimi video e di condividere questo contenuto con più persone possibili. Bando alle ciance, il primo fatto a cui vorrei rivolgere l'attenzione è la decisione presa da SLK. La nostra Starlight Kid al termine del main event dello show di sabato 11 maggio, match che vedeva contrapposte la stessa SLK, Mayu Iwatani e Hanan vs Natsuko Tora, Tekla e Fukiden Dead, ennesima battaglia persa tra l'altro da Starlight Kid da quando è stata espulsa da Oedo Tai, ha comunque fatto sapere che per ora non ha intenzione di allearsi a nessuna stable, aggiungendo che ella vuole continuare il suo percorso in solitaria, percorso che le permetterà appunto di fare squadra con diverse stable, permettendo a Starlight Kid di guardarsi attorno e capire con tutta calma se ci sarà mai una stable adatta a lei. Fatto sta che ha poi ringraziato chi in questi giorni la sta aiutando dopo aver intrapreso una ardua guerra contro Oedo Tai. Dunque per Starlight Kid si aprono ora scenari interessanti che la porteranno ad essere un po' una scheggia impazzita in Stardom. È raro oltretutto vedere fatti di questo tipo in federazione, sì, perché è nostra abitudine vedere tutte le lottatrici far parte di qualche squadra, quindi sarà inconsueto per molti versi ma interessante per altri. Quello che è certo è che il futuro di Starlight Kid è tutto da costruire. Un futuro che solo lei sarà in grado di plasmare. Attualmente è giusto dire che non è chiaro dove la Stardom voglia andare a parare con questa mossa e cosa in effetti tutto ciò porterà alla carriera di Starlight Kid. L'unica cosa che possiamo dire è vedremo. Ciò detto che tutto quello che ora gira intorno a SLK è un vero mistero e sono sicuro che terrà incollati i fans allo schermo per scoprire quale sarà la prossima mossa della giovane atleta. Non possiamo poi non menzionare la prima difesa avvenuta con successo da parte di Fukuoka Double Crazy, che riescono a conservare i titoli al termine di un'ottima battaglia contro O2 Miyu Hamasaki migliora ormai a vista d'occhio, anzi, oserei dire che l'addio di Utami abbia fatto bene alla giovane lottatrice, sì, perché da quando l'ex leader di Queen Sequest ha lasciato la compagnia, Miyu Hamasaki sembra aver trovato nuova linfa, più voglia di fare, più voglia di mettere in mostra le proprie qualità e devo dire che ci sta riuscendo con un discreto risultato. È vero, la strada è ancora lunga, ma le vibrazioni sono assolutamente positive per una ragazza ancora giovanissima che può in futuro raggiungere ottimi risultati se continuerà sulla retta via. Azuki e Koguma quindi riescono a difendere con successo i titoli per la prima volta da quando li hanno conquistati, con l'obiettivo di avere un regno longevo che possa riscrivere i parametri tuttora nell'albo d'oro dei Goddess of Stardom Titles. L'alchimia di questo team non ha uguali e se sapranno gestire bene le loro forze sono quasi certo che il loro regno potrà regalargli diverse soddisfazioni, andando ad aprire un percorso che le porterà a scrivere alcuni record legati a queste cinture. Prima di proseguire, permettetemi di ricordarvi che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile. Sul sito web di Donne tra le corde, così come sul proprio profilo Instagram, ci sono centinaia di articoli sulle vostre lottatrici preferite, in modo da scoprire un po' più da vicino chi già conoscete o di scoprire altre che sono sicuro che vi faranno innamorare di loro. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Se siete quindi appassionati come me nel wrestling femminile mondiale, Donne tra le corde è ciò che fa per voi.
Sicuramente da tenere d'occhio anche la rivalità tra Saori Anou e Ami Sourei, rivalità che sfocerà a Stardom Flashing Champions 2024, pay-per-view che andrà in onda sabato 18 maggio. Durante gli show del weekend le due lottatrici sono finite per vincere un match a testa e portare il proprio score a un sostanziale 1-1. E chi riuscirà dunque a mettere il tassello definitivo su questa rivalità e a conquistare la White Belt? Avremo tempo di parlare approfonditamente di questo argomento, come di tutta la card di Flashing Champions nei prossimi giorni. Rimanendo però sull'argomento Flashing Champions, nello scorso weekend è stato annunciato un nuovo match inedito. Si tratta di una prima assoluta, sì, perché Willow Nightingale difenderà il suo TBS Women's Championship dall'assalto di Tam Nakano, un match che ha incuriosito tutti da quando è stato ufficializzato, con i fans che ora non vedono l'ora di scoprire come sarà combattuta la battaglia da entrambe le atlete e se saranno in grado di tirar fuori un incontro degno della Stardom. Fatto sta che è giusto sottolineare come per la prima volta in assoluto un titolo della All Elite Wrestling verrà difeso in Stardom. Ciò fa capire come ormai ci sia un'intesa molto importante tra Stardom e AEW, che vediamo sempre di più spesso collaborare. Non è un mistero di come spesso e volentieri Mina Shirakawa abbia fatto sporadiche apparizioni a Dynamite per portare avanti la rivalità in corso con l'attuale AEW Women's Champion Toni Storm e la sua protetta Mariah May, rivalità che molto probabilmente farà collidere Mina Shirakawa e Toni Storm a Forbidden Door, ma questa è un'altra storia. Ci ho detto che il match tra Tam Nakano e Willow Nightingale può risultare alquanto scontato nel risultato, visto che sappiamo benissimo che Willow Nightingale ha già in cantiere un match contro Mercedes Moné a Double or Nothing, pay-per-view della AEW, che andrà di fatto in onda domenica 26 maggio. Fatto sta che la battaglia in sé ha incuriosito parecchi fans di tutto il mondo, che non vedono l'ora di vedere le due atlete in azione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti le vostre opinioni su tutto ciò che è accaduto nella compagnia lo scorso weekend e cosa vi sta tenendo più col fiato sospeso nell'ultimo periodo in Stardom. Ancora una volta vi invito a sostenere questo nuovo progetto, questa nuova rubrica, lasciando un like, iscrivendovi ovviamente al canale se non l'avete ancora fatto e attivando la campanella per non perdervi i prossimi contenuti e condividendo il video con quante più persone possibili. Grazie di cuore per tutto il continuo supporto che state dando a me e al mio canale. Non mi resta che darvi appuntamento ad un prossimo video. See you next time. Bye bye!